Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami pesci e le tendenze energetiche disponibili per i cambi dei prossimi 7 giorni. Abbiamo la carta del diavolo, ragazzi. Può essere un momento di costrizione, può essere un momento di potere personale, anche un momento di condizionamenti. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come incastrare questi 3 oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi per una consulenza personalizzata. C'è anche il link alla nuova pagina web dove potete trovare tutto quello che propongo e nella sezione dei contatti c'è anche il mio numero di telefono e sempre in descrizione trovate anche i link ai corsi gratuiti presenti sul canale. Uno è un corso base di metafisica sui chakra e l'altro è un corso base di tarocchi intuitivi. Bene. Ok, partiamo con un asso di coppe, non male. Abbiamo un 4 di spade, un 4 di bastoni, un 2 di spade, abbiamo la carta della morte, un 9 di pentacoli e un 10 di bastoni, ragazzi. Allora, partiamo con questo asso di coppe. Abbiamo la forza, la giustizia, un 2 di spade che avete già qui e un 9 di spade, 3 carte con le spade. Cioè come da un lato, come se ci fosse stato questo inizio, magari per qualcuno è attuale. Datemi una carta per la giustizia. La luna. Ci sono tante carte di preoccupazioni, di dubbi, di cose non chiare, di... Sì, di cose non chiare mi viene da dire. Tenete presente che la giustizia anche è una carta che parla di qualche cosa che deve essere rivelato. Vedete che qua dietro c'è un velo ed è come se ci fosse qualche cosa dietro il velo. La luna anche, il 2 di spade è una carta di dubbi e il 9 di spade è una carta che mi indica preoccupazioni per qualche cosa che è già successo. Andiamo a vedere il 4 di spade. Abbiamo un 10 di bastoni e un 10 di pentacoli. Il 10 di bastoni c'è già qui. È come se qualcuno dovesse togliersi delle responsabilità familiari piuttosto che lavorative, piuttosto che societarie. Ci sono tante aspettative. Però tenete presente che il 4 di spade è una carta di isolamento, è una carta di qualcuno che si prende un tempo, ma è anche quella che io definisco la carta del masochista. Cioè, vedendo tutte le carte, io ho come la sensazione che qualcuno di voi possa essere in un momento o in una relazione, se vogliamo, un po' condizionante, anche un po' tossica, mi verrebbe da dire, e c'è qualcuno che sta pensando come comportarsi, cosa fare in questo tipo di situazione.
Andiamo a vedere il 4 di bastoni. 4 di bastoni. E asso di spade. Qui di nuovo, come la sensazione che per mantenere una certa linearità, una certa stabilità, si tacciano delle cose, ragazzi. Ci sono dei non detti durante questa settimana. Andiamo a vedere il 2 di spade. 3 di spade. E 7 di spade. Tante spade, tanta mente. Io ho come la sensazione, poi ovviamente ognuno prenda quello che serve della lettura, sapete che sono collettive, però ragazzi ho proprio la sensazione che il momento idilliaco di una relazione piuttosto che una situazione sia passato e che adesso vi troviate a che fare con la realtà dei fatti, che non è esattamente quella che vi aspettavate o quella che vi hanno dipinto o quella che sognavate. C'è come un momento di riflessione, probabilmente per capire che cosa poter lasciare indietro per mantenere un equilibrio e una sanità mentale, mi viene anche da dire. Però guardate, con tutte queste carte ho la sensazione che i dubbi siano ben abbondanti in questa settimana. Abbiamo anche un 7 di spade, potrebbero esserci delle bugie. Datemi una carta per il 7 di spade. Datemi una amanti, datemi una carta per il 3 di spade. 2 di pentacoli, 6 di coppe. Sì, ragazzi, io ho proprio la sensazione che sia riferita ad una relazione, potrebbe essere romantica visto che abbiamo gli amanti, comunque diciamo affettiva, per rimanere un po' più generici. Io credo che qui ci sia un tema con qualcuno che non ve la sta raccontando giusta. Ci potrebbe essere qualcuno del passato che torna. Non so esattamente se torna da voi, considerata anche la luna qui, o se torna, diciamo così, nella relazione. Però è vero che c'è qualcuno che vi sta raccontando delle storie. Ehm, Perché ci sono come degli alti e bassi, la paura di rimanere soli. Io sento che qualcuno qui o non è più innamorato e non lo sta ammettendo né a se stesso né al partner, o potrebbe essere che il vostro partner non sia più così preso o la vostra partner, questa persona insomma, non sia più così presa, però è come se non ci fosse il coraggio di dirlo, di tirarlo fuori. Andiamo a vedere la morte. Sole. E 5 di coppe. Datemi una carta per il sole. Regina di spade. È come se non ci fosse chiarezza mentale, se non si riuscissero a fare le cose alla luce del sole, se non si riuscisse a essere se stessi. E con questa morte c'è un qualche tipo di cambio che bisogna fare, ma probabilmente sono tanti sensi di colpa che vi attanagliano che questo cambio è molto difficile da fare. Per qualcuno potrebbe essere una questione legata ai figli, legata a delle proprietà in comune. Potrebbero esserci dei contratti anche in mezzo, una casa per esempio. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Torre. E stella. È interessante come la maggior parte di queste carte, di questa linea, siano tutte al rovescio. Io sento che
siete in una fase, ed è per quello che credo che ci sia il diavolo, dove vorreste di più, diciamo, l'entusiasmo iniziale potrebbe essere sfumato e adesso c'è come la necessità di mantenere le cose stabili per paura di non farcela da soli, per paura che le cose cambino, per paura di, non lo so, magari lasciarvi e trovarvi in mezzo alla strada perché non avete una casa, perché non avete un lavoro. Non lo so, c'è un qualche cosa che vi fa tirare indietro sul ok, questa persona non è per me, basta. E invece qui ci sono come tanti ostacoli che impediscono di rompere certe dinamiche o la relazione in sé. Diciamo che le cose non sono molto chiare, vi dicevo, c'è comunque questo 7 di spade, c'è un 9 di spade, ci sono due di spade che sono le carte proprio dei dubbi, delle titubanze, di qualcuno che potrebbe essere messo davanti a un bivio, ad una scelta, c'è anche un 2 di pentacoli. E qui sia la morte al contrario che la torre al contrario mi dicono che qualcuno non vuole rompere questa situazione o questa relazione per X motivi, magari perché non si è ancora pronti, però sento che c'è come una sorta di dipendenza nei confronti dell'altra parte. Andiamo a vedere il 10 di bastoni perché anche questo è al contrario. 7 di bastoni. E 7 di pentacoli. Io credo ragazzi che qualcuno di voi vorrebbe qualche cosa di più da questa situazione o da questa relazione, ma è come se le cose non fossero così chiare nella vostra testa. Qualcuno potrebbe dipendere dalla controparte, potrebbe anche essere una situazione di lavoro, tra l'altro. Adesso adattatelo voi alla vostra realtà. Però io ho la sensazione che qualcuno si senta un po' costretto in una situazione o in una relazione e nonostante potrebbero anche esserci le basi per una rottura, perché qui vediamo un 7 di spade, come se sento, vedendo queste due carte, come se qualcuno mentisse su quello che prova. E queste tre carte mi dicono che in qualche modo qualcuno di voi potrebbe avere la malsana idea che questa persona è un'anima gemella e che quindi bisogna rimanere nella relazione perché è un'anima gemella. Però ragazzi vi dico che le anime gemelle non creano relazioni tossiche, quindi se reputate di essere in una relazione tossica è perché non è un'anima gemella, al di là di quello, di tutte le informazioni che vengono date su YouTube, imparate a filtrare. E ho anche l'idea che sinceramente l'unico movimento che vedo un po' per la prossima settimana non è proprio un cambio, però è come un bisogno di fare il punto della situazione per capire se effettivamente conviene andare avanti così come siete per mantenere la stabilità o perché magari non avete alternative abitative, non lo so, è come se vi sentiste un po' obbligati a rimanere lì, però in realtà è parte di questa confusione mentale di cui vi parlavo prima. Anche qui abbiamo un 2 di spade al contrario. Credo che vi limiterete ad aspettare tempi migliori, ad aspettare di avere le idee più chiare, eventualmente per qualcuno potrebbe essere avere il piano B. Però ragazzi, ho come l'idea che ci siano delle informazioni alterate.
in vostro possesso, non sono reali informazioni, o perché qualcuno vi dice delle bugie o perché voi vi raccontate delle bugie in quanto avete anche la carta della luna e potrebbero esserci delle proiezioni, potrebbe esserci una vostra idea, come vi dicevo, di anima gemella, qui avete anche 2 4 di bastoni, però vi ripeto, le anime gemelle, quando si incontra l'anima gemella, si cresce nella luce. Cioè, non è che vada sempre tutto liscio, ci sono anche lì i battibecchi, le discussioni, via dicendo, ma ci si siede a tavolino e si cerca di risolvere le cose in due. Mentre quando la relazione è tossica, uno dei due predomina l'altro. Quindi se vi sentite in una fase dove non avete possibilità di muovervi, di movimento, può essere che siate nella seconda situazione. Perché se foste con un'anima gemella vi sentireste liberi di sedervi a tavolino con questa persona e di dire: senti, questo non è quello che non va, io mi sento così, così, così. Cosa facciamo per migliorare la situazione? E l'altra persona vi viene incontro. Mm? Andiamo a vedere Osho che cosa vi dice. Vediamo che cosa viene fuori. Altra volta 7 di spade, giochi politici. Eh, Potreste rendervi conto questa settimana dei giochi politici, diciamo così, delle cose che vengono dette solo per non deludere l'altro, per mantenere le acque chete, ma non dico che sia solo l'altra persona, potreste essere anche voi, perché effettivamente avendo la paura, eh, è come se ci fosse, scusate, avendo la luna, è come se ci fosse della paura. E quindi per paura molte volte si fanno scelte che non sono proprio il massimo della passione. Andiamo a vedere una fatina. E qui avete anche un cavaliere di pentacoli che vi dice di rallentare, esattamente come questo set di pentacoli vi dice di aver pazienza, di aspettare un attimo, mi verrebbe da dire. È come se non fosse ancora il momento di rompere gli equilibri. Tenete presente che qui avete il diavolo, ma qui avete la torre. Questo è l'ego e questa è la caduta dell'ego, eh. Siamo lì, sta per arrivare. Perché la caduta dell'ego potrebbe essere: ho sempre pensato che questa persona fosse la mia anima gemella, ho sempre pensato che sarei vissuta in eterno con questa persona e invece mi rendo conto che forse non è così. Però l'ego non accetta di essersi sbagliato e quindi tende a farci rimanere in una situazione, anche se tossica, e ci fa raccontare 1000 storie, 1000 bugie, 1000 scuse anche, no? Certe volte si arriva addirittura a giustificare la persona che maltratta. Coraggio, guardate, qui avete la carta della forza, che è proprio la carta del coraggio. È come se vi mancasse il coraggio di fare il primo passo. Qui vi dirò, la fatina cioè è rappresentata con le braccia aperte e un cuore in centro, come per dire accolgo, mi apro al coraggio. Il coraggio di fare il primo passo, il coraggio di affrontare qualche argomento, il coraggio di rompere certi equilibri. Andiamo a vedere un ultimo oracolo. Animali totem. Qui parla del potere e dell'energia degli animali. Se per caso avete cani, gatti ehm, o qualche animale da compagnia, vi dico, normalmente loro sentono certe vibrazioni negative, quindi potrebbe essere interessante per voi osservare come si comporta il vostro animale da compagnia quando ci sono determinate situazioni piuttosto che nei confronti dell'altra persona. Diversamente, se non avete un animale domestico, c'è sicuramente un animale che vi attira più degli altri. Ecco, secondo me dovete attingere alla medicina di quell'animale. Lo potete cercare su YouTube. Qui fa vedere la tigre, potete cercare tigre
animale totem o energia animale totem e vedete che cosa vi dà. Amici dei pesci, questo è quello che ho per voi. Non è una lettura particolarmente bella, mi dispiace in questo senso, però è come se fosse giunto il momento di aprire gli occhi per voi e credo che questa settimana sarà quella dove soppeserete i vari fatti, le varie cose che si dicono, le varie situazioni. Fatemi comunque sapere nei commenti come vi risuona. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video. Se volete iniziare un percorso di crescita con me, vi basta contattarmi via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il lavoro con le credenze limitanti. Lo stesso lavoro però lo potete anche fare nella sezione degli abbonati. Anche lì tratto come lavorare le credenze limitanti, in più ci sono anche temi di metafisica e di metamedicina, che è un po' tutto quello che ho studiato io in tanti anni, che ho condensato e messo a disposizione in quella sezione. I titoli dei video comunque si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Se avete un iPhone è facile che non vediate il tasto abbonati, quindi potete accedere o da un altro computer o da un altro cellulare o dal computer. Oggi mi impapero. Bene, detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!